Benvenuto nelle conversazioni di Pratica in Italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Mark, come stai oggi? Ciao Anna, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare delle emozioni. Ti piace parlare dei sentimenti? Sì, mi piace. Penso che le emozioni siano molto importanti. Ci aiutano a comprendere noi stessi e gli altri. È vero, le emozioni sono come segnali, ci dicono come ci sentiamo e di cosa abbiamo bisogno. Sono d'accordo. A volte mi sento felice, altre volte triste e altre ancora arrabbiato. Ogni sentimento è diverso. Sì, e ogni sentimento è normale. È giusto provare molte emozioni ogni giorno. Puoi spiegarmi cos'è un'emozione? Certo, un'emozione è un sentimento forte. Può essere gioia, tristezza, paura, rabbia o amore. Le emozioni ci aiutano a reagire a diverse situazioni. Capisco. Quindi, quando succede qualcosa di bello, mi sento felice. Quando succede qualcosa di brutto, posso sentirmi triste o arrabbiato. Esattamente. Le emozioni ci aiutano a esprimere i nostri pensieri e a connetterci con gli altri. Per esempio, quando vedo un amico dopo tanto tempo, mi sento molto felice. Suona bene. Anche io mi sento così quando incontro la mia famiglia. Provo amore e gioia. L'amore è un'emozione molto forte, ci fa sentire caldi e al sicuro. Sì, e a volte proviamo paura. La paura è un'emozione che ci aiuta a rimanere al sicuro. Quando sento un rumore forte di notte, mi sento spaventato. Anche la paura è normale, ci aiuta a stare attenti. Ma a volte la paura può essere troppo forte e farci sentire molto ansiosi. Capisco. A volte mi sento anche arrabbiato. Quando qualcuno è scortese con me, provo una forte emozione di rabbia. La rabbia è un sentimento naturale. È giusto sentirsi arrabbiati a volte, ma dobbiamo imparare a controllarla. Se non controlliamo la nostra rabbia, potremmo ferire gli altri o noi stessi. È vero. Quando sono arrabbiato, cerco di fare respiri profondi e calmarmi. È un'ottima idea. È importante sapere come gestire le nostre emozioni. Anche io mi sento triste a volte, specialmente quando mi manca un amico o quando le cose non vanno bene. La tristezza è un'emozione normale. È giusto piangere e sentirsi giù. Ci aiuta a guarire. Sì, quando sono triste, mi piace parlare con un amico o ascoltare musica. Mi fa sentire meglio. Parlare dei nostri sentimenti è molto importante. Ci aiuta a comprendere le nostre emozioni e a sentirci meno soli. Concordo. Quando condivido i miei sentimenti con qualcuno, mi sento sempre più leggera. Le emozioni fanno parte dell'essere umani, rendono la nostra vita ricca e piena. Mi piace questa idea. Le emozioni ci definiscono. Mostrano il nostro vero io. Mark, puoi raccontarmi un momento in cui hai provato un'emozione forte? Certo, la settimana scorsa ho avuto un colloquio di lavoro. Prima del colloquio mi sentivo molto nervoso e un po' spaventato. È un sentimento comune. Anche io mi sento nervosa prima di un grande evento. Sì, ma dopo il colloquio mi sono sentito molto felice perché ho dato il massimo. È come una montagna russa di emozioni. Capisco, ho provato emozioni simili quando ho fatto un discorso in classe. Ero nervosa all'inizio, ma poi mi sono sentita orgogliosa quando ho finito. Esattamente. Le emozioni possono cambiare rapidamente. Possiamo sentirci in un modo in un momento e in un altro modo nel momento successivo.
È vero, i nostri sentimenti sono come onde, vengono e vanno. Anna, perché pensi sia importante parlare delle emozioni? Penso sia importante perché le emozioni ci aiutano a connetterci con gli altri. Quando condividiamo i nostri sentimenti, costruiamo fiducia e comprensione. Concordo. Parlare delle emozioni ci aiuta anche a conoscere noi stessi. Ci rende più consapevoli di ciò di cui abbiamo bisogno. Sì, e quando comprendiamo le nostre emozioni, possiamo fare scelte migliori. Per esempio, se mi sento arrabbiata, posso scegliere di calmarmi invece di reagire con parole ferite. È un ottimo punto. Le emozioni non sono buone o cattive, fanno semplicemente parte della vita. È il modo in cui rispondiamo a esse che conta. Esatto. Cerco di ricordare che va bene sentirsi tristi o arrabbiati a volte. Devo solo affrontare quei sentimenti in modo sano. Lo faccio anch'io. Scrivo in un diario quando mi sento confuso o sopraffatto. Scrivere mi aiuta a chiarire la mente. È una grande abitudine. Anche a me piace meditare e respirare profondamente quando sono stressata. La meditazione è molto utile. Mi aiuta a calmare la mente e a comprendere meglio i miei sentimenti. Sì, prendere un momento per fermarsi e riflettere può fare una grande differenza. Mark, cosa fai quando ti senti molto felice? Quando mi sento felice, mi piace condividere la mia gioia con amici e familiari. A volte li chiamo o mando un messaggio. Lo faccio anch'io. Mi piace anche festeggiare i piccoli momenti, come finire un bel libro o avere un pasto piacevole. Festeggiare le piccole cose è importante. Rende la vita più divertente. Sì, e quando mi sento felice, mi piace ascoltare la mia musica preferita e ballare un po'. Suona divertente. La musica mi fa sempre sentire bene. Mark, pensi che le emozioni siano le stesse per tutti? Penso che le emozioni siano universali, ma tutti le proviamo in modi diversi. Per esempio, mi sento molto triste quando vedo un film triste, ma alcune persone potrebbero non sentirlo allo stesso modo. È vero, le nostre esperienze e personalità rendono le nostre emozioni uniche. Sì, e il background culturale gioca anche un ruolo. In alcune culture le persone sono più espressive, mentre in altre sono più riservate. Concordo, è interessante come condividiamo tutte le stesse emozioni di base, ma le mostriamo in modi diversi. Anna, come pensi possiamo aiutare gli altri quando si sentono tristi o arrabbiati? Penso che il modo migliore per aiutare sia ascoltare. Quando qualcuno è turbato, è importante lasciarlo parlare ed esprimere i propri sentimenti. Sì, e non dovremmo giudicarli. Dobbiamo mostrare empatia e comprensione. Esattamente. A volte, semplicemente essere presenti per qualcuno è sufficiente. Cerco sempre di chiedere al mio amico come si sente e fargli sapere che mi importa. È molto gentile da parte tua. Cerco di fare lo stesso. Offro anche di aiutare in qualsiasi modo posso, come andare a fare una passeggiata o bere una tazza di tè insieme. Quei piccoli gesti possono fare una grande differenza. Dimostrano che non siamo soli nei nostri sentimenti. Concordo. Le emozioni possono essere pesanti a volte, ma condividerle con un amico le rende più leggere. Sì, e ci aiuta a capire che va bene sentirsi vulnerabili. Tutti abbiamo alti e bassi. Anna, cosa hai imparato sulle emozioni dalla nostra conversazione di oggi? Ho imparato che le emozioni sono una parte normale della vita. Ci aiutano a comprendere noi stessi e a connetterci con gli altri.
La penso allo stesso modo. Ho imparato che è importante parlare dei nostri sentimenti e gestirli in modo sano. Sì, e ho imparato che ogni emozione ha uno scopo. Per esempio, la paura ci aiuta a rimanere al sicuro e la tristezza ci aiuta a guarire. Concordo. Le emozioni sono come una guida. Ci mostrano di cosa abbiamo bisogno e come possiamo crescere. Sono contenta che ne abbiamo parlato. Mi fa sentire più consapevole dei miei sentimenti. Anche a me fa piacere. La nostra conversazione di oggi mi ha aiutato a riflettere su come esprimo le mie emozioni. Mark, ti piacerebbe condividere un altro esempio di una forte emozione che hai provato recentemente? Certo, Anna. Lo scorso fine settimana sono andato a un incontro di famiglia. Mi sono sentito molto gioioso quando ho visto i miei cugini e i miei nonni. Abbiamo riso, mangiato buon cibo e parlato di vecchi ricordi. Suona meraviglioso, mi sento sempre felice agli incontri di famiglia. È un momento di amore e divertimento. Sì, e mi sono sentito anche un po' nostalgico. La nostalgia è un sentimento che provi quando ricordi i bei momenti del passato. Conosco quella sensazione. A volte guardo vecchie foto e mi sento sia felice che un po' triste perché quei momenti sono passati. Esattamente. Le emozioni possono essere complesse. Possiamo provare gioia e un po' di tristezza allo stesso tempo. Penso che sia ciò che ci rende umani. I nostri sentimenti sono ricchi e vari. Anna, hai qualche consiglio per chi vuole comprendere meglio le proprie emozioni? Sì, ho qualche suggerimento. Prima di tutto, consiglio di tenere un diario. Scrivere dei propri sentimenti ogni giorno può aiutarti a vedere cosa stai provando e perché. Mi piace questa idea. A volte scrivo qualche riga sulla mia giornata. È un buon inizio. Secondo, consiglio di parlare con qualcuno di fiducia, come un amico o un familiare. Condividere i propri sentimenti può renderli più facili da gestire. Concordo. Mi sento sempre meglio dopo una buona chiacchierata con un amico. Terzo, cerca di trascorrere un po' di tempo da solo per riflettere. Puoi meditare, fare una passeggiata nella natura o semplicemente sederti in silenzio. Ti aiuta a comprendere le tue emozioni. Adoro passeggiare nel parco. Mi dà tempo per pensare. Sì, e infine, ricorda che va bene provare emozioni diverse. Non giudicarti per sentirti triste o arrabbiato. Ogni sentimento è valido. È molto importante. Cercherò di essere più gentile con me stesso quando provo emozioni negative. Sono contenta che ne abbiamo parlato. Aiuta anche me. Mark, puoi fare un esempio di un momento in cui hai aiutato qualcun altro con le sue emozioni? Sì, posso. Il mese scorso, la mia amica Lisa mi ha chiamato. Era molto turbata perché aveva litigato con sua sorella. Cosa hai fatto? L'ho ascoltata. L'ho lasciata parlare di ciò che era successo senza interromperla. Le ho detto, va bene sentirsi arrabbiati e tristi. Sono qui per te. È molto gentile da parte tua. Ascoltare è un ottimo modo per aiutare. Sì, e dopo che ha parlato, le ho suggerito di scrivere un messaggio a sua sorella per spiegare i suoi sentimenti. Le ho anche offerto di fare una passeggiata insieme. Penso sia una buona idea. A volte parlare e camminare insieme può farti sentire meglio. Esattamente. Mi sono sentito felice di poter aiutare la mia amica. Hai fatto un ottimo lavoro, Mark. Aiutare gli altri con le loro emozioni è molto importante. Grazie, Anna. Ho imparato molto da quella esperienza. Mi ha ricordato che tutti abbiamo bisogno di supporto a volte.
Sì, ed è bello sapere che possiamo esserci l'uno per l'altro. Mark, hai qualche pensiero finale sulle emozioni? Sì, ne ho. Penso che le emozioni siano una parte naturale della vita. Rendono le nostre esperienze ricche e significative. Concordo. Le emozioni ci aiutano a connetterci con noi stessi e con gli altri. Credo anche che imparare a gestire le nostre emozioni sia molto importante. Ci aiuta a vivere una vita equilibrata e felice. Sì, quando comprendiamo i nostri sentimenti, possiamo fare scelte migliori e rispondere con calma. Sono contento che abbiamo avuto questa conversazione. Mi ha reso più consapevole delle mie emozioni e di quelle degli altri. Anche io la penso così. Parlare delle emozioni è molto utile. Ci aiuta a imparare e a crescere. Grazie Anna, per questa bella chiacchierata. Mi piacciono sempre le nostre conversazioni. Grazie, Mark. Anche io mi sono divertita. Oggi ho imparato molto sulle emozioni. Cercherò di essere più consapevole dei miei sentimenti e di condividerli con gli altri. È un buon piano. Continuerò anche a scrivere nel mio diario e a riflettere sulle mie emozioni. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. È sempre interessante parlare con te. Anche io, Mark. Incontriamoci di nuovo presto per condividere altre idee. Buona giornata, Mark. Grazie Anna. Anche a te. Arrivederci. Arrivederci, Mark. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.